Dai, Vanessa Bernauer. Bernauer. Ci riprendevano mentre... I win today! 15 giorni prima della finale mi sono detta che eravamo arrivati, insomma, alla fine di un percorso bello, intenso, forte, e quindi ho pensato che dovevamo vivercela bene questa finale che dovevamo andare a fare, e questo finale di stagione. Non c'è niente oggi, tutto chiuso. Chiuso. Beh, come la si vive, come si fa a viverla bene? Io penso che lo si debba fare alleggerendo, penso che lo si debba fare curando i dettagli, perché non puoi sottovalutare niente, non puoi mancare in nulla, però con serenità, anche con i momenti di divertimento, con i momenti di leggerezza che credo ci siano stati e siano stati assolutamente produttivi. Dobbiamo finire! Sì, quando vuoi, I nostri tre calciatori, ok? Quindi con attenzione e concentrazione, 45 minuti, belli tosti. Questa avventura 3 anni fa è nata con grandissima voglia di fare bene, con grandissima gratitudine nei confronti di una società che mi ha dato l'opportunità di iniziare un percorso importante, un percorso incredibile. A Piazza di Spagna è stato un momento unico, è l'inizio di un percorso meraviglioso, qualcosa che nel nostro mondo non si vede mai e soprattutto fatto in questa città, fatto in quella piazza lì, penso che sarà uno dei ricordi che mi porterò per sempre. La scelta Roma è stata una scelta di cuore, una scelta per la città, per me, perché comunque era un sogno tornare a Roma, l'ho dovuta lasciare a forza. Ho iniziato con 4 sconfitte di seguito, con le mie lacrime dopo un Roma-Juve perso 4-0 e poi un messaggio grande di Betti il giorno dopo dove diceva di non mollare, di continuare, che ce l'avremmo fatta, che saremmo arrivati in alto. L'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A femminile tra Napoli e Roma.
Contro il Napoli sapevo che non sarei partita dall'inizio perché durante la settimana avevo parlato con la coach Elisabetta Bavagnoli, dove mi aveva spiegato insomma le dinamiche e mi voleva preservare per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Intanto entra Anna Maria Serturini, quindi c'è spazio anche per lei al posto di Paloma Lazaro. Sono entrata negli ultimi minuti e sinceramente mi ero un po' rassegnata perché avevo chiesto anche informazioni se fossi entrata e mi hanno detto sempre di no, e quindi ero un po' anche, diciamo, abbattuta perché sarei voluta entrare. Eravamo sul 2-2 e voglio fare magari il gol decisivo, aiutare la squadra a vincere. Quando Anna Maria Serturini si è fatta male a Napoli e abbiamo vissuto quel momento, io devo dire la verità, non l'ho vissuto molto bene, non è che l'ho vissuto male pensando che Anna, oddio, si è fatta male, ma forse non ce l'ho per la finale, no, non mi è proprio balenato per la testa, ma per me è stato un momento molto, per me e per tutti, è stato un momento molto pesante quando io l'ho vista a terra, e è stata una tensione e una preoccupazione infinita. Ho detto no, ti prego, hanno chiamato l'ambulanza, quelli stavano arrivando, noi tutte con la fretta di dire dai veloci, perché vedi una compagna a terra e dici cavolo, cosa sta succedendo? Mi sono mandata a quel paese da sola, sì, mi sono detta ma porca miseria, ma perché ho fatto sto cambio? Sì, è vero, lo ammetto. Colpisce ancora in testa le Vabbè, siamo un po' in ripresa. Sì, due neuroni adesso sono incrociati bene. Poi vediamo se sono ripresi tutti. L'importante è che non è problemi tra voi. No, niente. Pizza è buona la pizza. No, ma non ho avuto niente, non ci mal di testa. Zero. Solo un po' mal di collo. Grazie per la buttata. Bene, grazie. No, Due giorni dopo mi sono ritrovata al Giulio Onesti, dove ci alleniamo tutti i giorni, a seguire le mie compagne, diciamo, stavano facendo la fase di non possesso, e ho detto, guardavo l'allenamento e dicevo no, non ci credo che sono fuori, ho aspettato una stagione intera per giocare e adesso devo guardarle da fuori, no, non è possibile. Fuori, brava Lilli! Brava le rosse nella pressione! Tutta alla grande, domenica ci sarò. Forse sì.
abbiamo allenato i calci di rigore perché io credevo fondamentale non tralasciare nessun tipo di dettaglio. Quindi ho deciso che dal primo giorno di allenamento dell'ultima settimana, quindi di preparazione alla gara, alla finale, ho chiesto alle ragazze di calciare un rigore a testa, ho chiesto alle ragazze di calciare i rigori esattamente come avrebbero dovuto calciarli nella finale, quindi facendo la strada per arrivare dalla metà campo fino al dischetto del rigore, un rigore perché ne avrebbero calciato uno solo, e quindi dovevano sentire, avvertire, provare l'emozione, la tensione, dovevano assolutamente vivere la concentrazione che, perlomeno ci abbiamo provato, che avrebbero potuto vivere esattamente la sera della finale nel caso in cui fossimo andati ai rigori. Uno solo, ne avete, uno solo. Solo chi sbaglia se lo vuole fare. Da, siamo jedni. Ricky poi prova sempre a guardare il portiere, senza passare la testa con i calci, solo con il portiere. Prova! Ma non mi vabbè, almeno ci abbiamo fermato per una ragione. Noi ci siamo preparate bene tutta la settimana, sia a livello di chi andava a calciare che noi portieri. Deve essere una più veloce, Nino Fortolini di qua. Fai il passaggio. Lo riabbiamo ragazze. Piazza! Lì, ma sì! Perché una che ti fa così. Perché capiti così? Mia madre! No, Ricky, vedi? Guarda Ricky, ho guardato e un momento ho fatto così e ho girato. Perché per forza che si Guardo lei dove calcia e parto dopo che lei calcia, non prendo mai più. Io devo già avere in testa dove andare. Tutte uno e poi si vuole fermare. Sono Monica Schiavo, ho 13 anni, quasi 14, sempre stata tifosa della Roma. Oggi sono venuta qua anche per augurarvi buona fortuna per la finale, perché comunque sia è molto importante. Io ho iniziato grazie a mio cugino Simone in un cortile, nel cortile di mia nonna. Si chiamava il Primo Lotto, quindi in mezzo al cemento. Io inizialmente giocavo in porta, quindi figuriamoci, ogni volta tornavo a casa con le tute rotte e mia mamma non me le comprava più, quindi andavo in giro con le tute rotte perché si era stufata. E ho iniziato nella squadra maschile della Nuova Milvia grazie a mio cugino che mi portò in un allenamento con lui, mi videro giocare e mi ha detto ma vuoi venire con noi? Io va bene, non conoscevo nessuna squadra femminile, non ne sentivo parlare, non sapevo nulla. E quindi non era semplice, diciamo che mi ha mandato avanti la mia passione, la mia voglia di giocare, questa squadra maschile che mi amava. Io mi sono trovata molto bene con loro, mi hanno sempre rispettata, quindi non posso dire di aver avuto brutte esperienze con i ragazzi, anzi secondo me un percorso fatto con i ragazzi è bello, nel senso che ti fa crescere, magari toglie anche quei pregiudizi che uno ha, ma i pregiudizi arrivano nel momento in cui uno cresce, perché quando uno è bambino è talmente puro e semplice che non va a pensare sei una ragazza non puoi giocare. Mia mamma non era tanto contenta perché lei è una
che pensava lo sport del calcio è solo per i ragazzi, ti fai male, non è per te, ma scegliamo qualcos'altro, eccetera. Però ho avuto un grande supporto da parte di mio papà, perché mio papà era stato un calciatore, gli piaceva tantissimo e infatti anche quando andavamo a fare le grigliate la domenica giocavamo sempre a calcio insieme e quindi mi ha dato una mano, diciamo, a far accettare a mia mamma il fatto che io volessi giocare a calcio. Poi mia mamma ha capito quanto io ci tenessi, quindi è stata poi la prima a sostenermi. Che ruolo ti piacerebbe fare? Così ti consiglio un po'. Difensore. Centrale. Gaia. Terzino. Alla grande. Terzino. Devi correre però, terzino. Sì? Brava. Ti piace correre? Sì. Io personalmente sono stata molto fortunata perché i miei genitori non mi hanno mai messo i bastoni fra le ruote, anzi mi hanno sempre invogliata a fare quello che volevo, mi hanno sempre cercata di indirizzare nella miglior strada che secondo loro io potevo percorrere, non dicendomi mai no, qui non andare, nel senso anzi mi hanno invogliata ad andare all'estero, a farmi le mie esperienze, ad andare fuori casa a 19 anni, quindi da questo punto di vista sono stata aiutata moltissimo e durante il mio percorso di crescita nelle varie squadre maschili in cui ho giocato ho avuto anche qui la fortuna di non essere mai discriminata, passiamo il termine. Purtroppo questi famosi pregiudizi di cui tanto si parla, diventi un maschiaccio, diventi lesbica, oppure ti vengono le gambe storte, perché non ho paura a dirli, perché la verità questo è quello che la gente purtroppo ancora pensa. Queste paure di questi genitori non hanno portato poi queste bambine a poter seguire la loro passione. E io quello che dico sempre, innanzitutto, è che a mio avviso e per quello che mi hanno sempre insegnato i miei genitori, è che quando un figlio o una figlia è felice bisognerebbe sempre lasciarlo fare quello che vuole. Vengo da un paesino della Sicilia, quindi ancora di più il pregiudizio nei confronti del calcio femminile era molto forte. Non avrei mai pensato sinceramente che a oggi posso dire che finalmente si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Il calcio femminile è questo, il calcio femminile viene visto, ci si appassiona, ci si stupisce probabilmente anche, ma tutto questo è perché tutte insieme, le giocatrici di oggi e quelle di un tempo, hanno fatto tanto per fare questi passi in avanti. La cosa che posso dire è di non arrendersi, di continuare a fare quello che uno vuole, perché alla fine la vita è la tua e decidi tu cosa farne, non decidono di certo le altre persone. Per me viaggiare è sempre speciale e io quando viaggio cerco sempre di pensare, di riflettere e di mettere anche dei punti importanti nella mia vita, di fare dei recap, quindi di riassumere un po' quello che mi sta accadendo. Quel viaggio lì mi è servito un po' per rivivere quei momenti. Ovviamente ho cercato anche di studiarmi l'avversario perché mi sono messa al mio computer, mi sono riguardata assolutamente la partita contro il Milan che abbiamo giocato in casa, che è stata la partita in cui ho giocato, perché volevo assolutamente cercare di arrivare lì pronta e di minimizzare gli errori. La prima cosa che ho pensato quando ho visto questo gruppo è stato famiglia, perché ho avuto immediatamente quest'idea e penso che sia veramente un grande merito della coach e di tutto lo staff e sono riusciti a creare questo bellissimo gruppo e questa bellissima alchimia fra di noi.
Quello l'altro è Portare un trofeo come la Coppa Italia a Roma vorrebbe dire un qualcosa di unico per tutti noi e per i nostri tifosi. Io ero con la prima squadra e siamo arrivati in hotel proprio nel momento in cui la primavera stava facendo la riunione tecnica e comunque sia ci tenevo molto a salutarle di persona e a farle l'in bocca al lupo per la partita che andavano appunto a svolgere. Il mister non l'ho incontrato in hotel, ma quando mi sono affacciata dal balcone lui era lì dove era il pullman e mi ha salutato facendomi così e mandandomi un bacio. Eden! Pensavamo anche a loro perché speravamo tanto loro potessero farcela. Eravamo lì che volevamo scendere insieme a loro in campo perché volevamo sostenerle. Abbiamo visto tutto il primo tempo praticamente e a una certa ci dicono che dovevamo andare via a fare rifinitura perché non potevamo star più lì a vedere la partita e quindi noi un po' sconsolate, soprattutto io perché ci tenevo tanto a vedere la partita, a giocare. Solo a fine partitella abbiamo visto Pipa e la Doc esultare come non so cosa, allora ci siamo chiesti ma cosa è successo? Alla fine poi abbiamo scoperto che loro avevano segnato pochi secondi dalla fine, quindi è stata una gioia immensa per tutte. Sì! Calcio d'angolo! Finita! Ho detto a te, 95. È finita! Sì! È finita! Io vado. Ero emozionata, ho provato tante emozioni e sensazioni perché appunto sapevo di dover stare con la testa nella rifinitura perché comunque avremmo avuto anche noi una finale importante da giocare il giorno dopo, però nello stesso tempo ho pensato che in quel momento c'era un'altra finale a cui pensare e a dover vincere, quindi non so, è stato un po' strano. Noi siamo la Roma e la prima cosa che importante quando siamo arrivati a Reggio Emilia, quando siamo arrivati al Mapei Center era ovviamente la partita della primavera e quindi non poteva togliere niente, anzi poteva solo che regalare e che dare alle nostre ragazze, alle ragazze della prima squadra tante emozioni in più, tanta voglia.
Era la mia seconda finale lì nello stadio Mapei, dopo la finale di Champions che ho giocato col Wolfsburg lì e abbiamo perso col Lione. E io ho detto durante gli ultimi giorni prima della partita, ho detto non voglio perdere, non perdo 2 finali nello stesso stadio, non voglio. Bruttino, uno degli stadi più belli d'Italia. Questo è veramente uno degli stadi più belli d'Italia. Bello, davvero grazie a tutti gli organizzatori perché è stato organizzata bene, e poi insomma una finale giocata in prima serata, bello, giusto così. Entrando in uno stadio così grande, sapendo addirittura che finalmente per la prima volta dopo una pandemia i tifosi potessero rientrare e potessi quindi trovare lì famiglia, amici, persone care a vedermi, è stata un'emozione molto molto forte. Poi devo dire che lo stadio era perfetto e ci ha fatto veramente immensamente piacere poter disputare la finale nello stesso identico stadio in cui ha giocato anche il maschile, quindi è anche un segno di importanza che ci sta dando la federazione, che ci stanno dando a livello mediatico e quindi insomma è veramente stato un bellissimo spot per tutte quante noi. Meglio l'altra, ok, dai, va bene. All'interno del suo spogliatoio molto divertimento parte da Agnese Bonfantini o Paloma, Paloma è una macchinetta, è un continuo sorridere, scherzare e non la fermi mai da vera spagnola quale. Per alcune sicuro era la prima volta che si gioca una partita così importante, una finale e soprattutto si giocava alle 8:30. Quindi è anche forse un po' per alcune difficile tenere il focus o la concentrazione durante tutto il giorno e quindi non era pianificato così, cioè non era così, però è venuto così, mi sa che Si alza il suelo di mani parte di Sofia Bernardo Giuliano Andressa, Malla Serturini. Queste sono le prime. Coach Bavagnoli per me, io l'ho conosciuta ai miei primi inizi perché ero stata convocata da lei in Under 19, la nazionale Under 19 e già da allora avevo capito che era una persona meravigliosa, è un'anima bella. Permettetemi di fare un ringraziamento speciale a una persona speciale, una persona che io ho incontrato quando era giovanissima. L'ho convocata in nazionale e poi ci siamo ritrovati quando eravamo grandi. E questa persona è una donna che ha fatto tanto, che ha dato tanto al calcio femminile, in ogni contesto dove lei è andata. È una persona che è stata ed è un punto di riferimento per la AS Roma, un punto di riferimento per noi, per la nostra squadra, per il nostro gruppo. Io gli voglio dire grazie per questo. Non potevamo desiderare un portierone migliore in queste 3 stagioni che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine in tutti i momenti,
del nostro percorso, momenti belli, momenti meno belli, momenti facili, momenti più difficili, lei c'è sempre stata. La voglio ringraziare, l'ho fatto personalmente ma lo faccio anche qua. Grazie Pipa per quello che hai fatto. Quando sono entrata negli spogliatoi e dovevamo entrare nello spogliatoio, faccio alle ragazze, cioè in campo, faccio alle ragazze, ragazzi, sono più tesa oggi che al mondiale, cioè rendetevi conto come sto, quindi è stata veramente dura, però sono sensazioni belle che uno deve vivere e assaporare perché fa parte tutto di una grandissima esperienza. Tranquilla Andrea. Cioè, così è stato più sta partita che al mondiale. Cioè, ma certo! L'aria nello spogliatoio era abbastanza bene, cioè felice, ma si è visto che la gente e tutti erano così contenti anche di poter giocarsi una finale così. Sicuro che anche ci aveva messo anche pressione perché se arriva una finale la vuoi anche vincere, però nonostante tutto questo era molto tranquilla, in senso serene, molto felice. Andiamo sta gioia a Roma, raga, che è una vita che vedono la gioia. Andiamo, raga, andiamo! Dai, raga! Il semplice, facciamo le cose facili, Dai, raga! Dai! Andrea! Eccoti! C'è qualcuno? Ci siamo, l'atto finale, il round conclusivo della Coppa Italia femminile, Roma contro Milan. Attenzione perché dentro c'è subito la Dawi, velocissima Dawi, la conclusione e la palla che è al limite, il pallone per Lazzaro, la deviazione, pallone dentro, attenzione a Giane, la conclusione Cesar. Termina dunque il primo tempo di questa finale di Coppa Italia tra Roma e Milan, il risultato è di 0-0, noi ci fermiamo e poi ci risentiamo nei secondi 45 minuti.
Quei 15 minuti ci sono serviti per riprendere forza, ma anche per fare appunto un punto della situazione, per poter affrontare poi un secondo tempo come alla fine abbiamo fatto. Ecco. Stiamo facendo una buona gara, però dobbiamo essere a centrocampo dobbiamo essere aggressive, ok? Così non l'abbiamo mai buttata, facciamola girare, perché se lo vedete lo troviamo sempre lo spazio. Dalla parte là. C'è solo un problema, che quando noi postiamo dal basso, Bergamaschi viene su di me. Cosa succede? Come dicevi, Eli sta qua, Angi sta qua, Berga la fanno salire, ma anche l'altra la fanno salire, quindi ci lasciano, e qua ragazzi c'è campo. Anche Fifino sta con me, sta più alta, mi lascia da sola, sì, mi lascia per la destra. L'interscambio a centrocampo, quando sale Giacinti, quando si abbassa Bochete, quando si alza l'altra, state facendo bene a centrocampo, cioè una si abbassa Vanessa, l'altra viene dentro con Manu, Angi che si abbassa quando Giacinti viene esterna e Lilli si prende invece Dowi che ve la passate sulla linea difensiva. Dobbiamo solo avere la pazienza, dobbiamo continuare, andare oltre, dare tutto e così. Dico che dobbiamo essere brave a farla muovere più velocemente, perché se continuiamo così avremo preso in mano il pallino del gioco. Se arriviamo al limite dell'area, calciate ragazze, calciate, ok? Andiamo Siamo forti! Siamo una grande squadra, non vogliamo! Andiamo, vai! Si andrà ai tempi supplementari, dunque. Ci siamo ritrovate con qualche giocatrice che era ovviamente provata, che aveva dato tanto, e la cosa più importante in assoluto è stato la gestione di alcuni momenti, la gestione dei cambi che appena prima della fine della gara, che ci portava, che poi ci ha portato ai supplementari, e quello è stato forse il momento più importante. Solo un'azione mi ha messo veramente paura, devo essere sincera, quella che Ellison ha salvato sopra la traversa. Io lì ho perso 10 anni di vita, ho detto Madonna mia, però dopo che ho visto quel salvataggio di Ellison ho detto oggi si vince, oggi si porta a casa, perché è stato un grande salvataggio. L'unica cosa che volevo era non arrivare ai rigori, perché ho una tensione. Tra il primo e il secondo tempo supplementare, perché lei nonostante tutto c'era quella sua desiderio, no? Di continuare, di volere, ha avuto da dire, perché non eravamo ancora riuscite a segnare, quindi mi ha detto coach, no, ma noi dobbiamo segnare, noi dobbiamo... Io gli dicevo, l'ho presa un attimo in disparte, ce ne siamo andate io e lei e dicevo, sì capitano, beh lo so, certo lo spero anch'io, lo spererei anch'io, però vai Cap, non ti preoccupare che questa gara, stai tranquilla, questa partita ce la porteremo a casa. Fischia la fine dei tempi supplementari senza neanche recupero, si andrà ai calci di rigore.
Non ci crederai, ma io quei rigori me li sono sognati tutta la settimana, li abbiamo preparati tutta la settimana, li abbiamo battuti a fine di ogni allenamento e forse ho detto guardate se si arriva veramente ai rigori, alla fine è stato così. Io coach, vuoi battere per primo, vuoi battere per seconda, io prima, io seconda, coach, io terza, io quarta, io quinta. Qualcuno ha chiamato Camelia e io ho detto no, lasciatela da sola. Camelia adesso deve stare da sola, deve concentrarsi. È difficile parare un rigore sicuramente, però secondo me è più difficile con quell'emotività calciarlo. Stiamo iniziando bene. In quel momento però non mi sono abbattuta perché avevo fiducia nella compagna che poi sarebbe andata a calciare. Era tutta la settimana che li provavo in quel modo lì e comunque era giusto tirarlo così perché comunque, come si dice sempre, il rigore non va mai cambiato, quando prendi una decisione lo devi tirare lì. Dal nulla ho pensato, me la incrocia, quindi vado a destra. Quando Kame ha parato quel rigore ero felice per lei, per la squadra ovviamente, ma sapevo che poi dovevo andare io a battere quel rigore. Sono triste perché non ho aiutato la squadra e perché era un rigore abbastanza importante, però come ho detto alla fine vinceremo allora, vinceremo perché non ho segnato il rigore e non mi accade spesso e quindi va bene così. Tuccieri ha un bel calcio, sapevo che lei avrebbe tirato forte e infatti ho spinto con tutta la forza che avevo nelle mie gambe e ho cercato in qualche modo di portarla a mio vantaggio, distraendola un attimo, perché lei ha veramente un tiro potente che se becca la porta c'è poco da fare.
rigore che ha sbagliato Tuccieri, tutti hanno esultato, hanno detto ragazzi manca ancora un rigore, state ferme, mi stanno facendo arrabbiare perché non si riusciva a tenerle ferme con l'arbitro lì che ci richiamava. Madonna, ho detto qui guarda se ce la fanno perdere perché si fa troppo casino. Io vedo tutti con le lacrime negli occhi, viene anche Agnese Bonfantini, mi abbraccia piangendo in senso fammi vincere questo titolo e niente, lì dovevo metterlo dentro, quindi sono andata, preso la palla e... Dai, Vanessa Bernauer. Quella camminata è stata davvero, è stata bella da vedere, è stata bella da vivere. Io ho guardato Vanessa andare verso il dischetto del rigore e la vedevo da lontano, come ho visto da lontano anche gli altri volti delle mie ragazze, però avevo questa percezione, questa sensazione, no, di grande forza. Quando è entrata, non so, ho fatto uno scatto che ho detto vabbè i crampi non ci sono più e... Non ci credevo, non mi sembrava vero, cioè proprio... Io ho realizzato dopo 2 giorni, ma ancora sto realizzando perché è stato veramente un qualcosa di incredibile. È un'esplosione di gioia, c'è una liberazione di tutto perché lavori tanto, noi che siamo qua dall'inizio, lavori ogni anno così duro che vuoi arrivare a questo momento e poter aver aiutato la squadra, no, di arrivare in questo momento era felicità pura. Mi hanno sempre detto che vincere a Roma era qualcosa di indescrivibile e ne ho avuto l'onore solo dopo 3 anni e quindi spero di vincere altri trofei, altre coppe perché è stato davvero qualcosa di unico. Grazie. Ho pensato solo questo, ho pensato che avevo realizzato un sogno, che era iniziato tutto 10 anni fa in questa città, della quale mi sono innamorata, per la quale ho lottato tanto. E queste ragazze, lo staff, tutta la società mi ha regalato la gioia, la felicità in un giorno magari che per me poteva essere quello più triste. Un gruppo del genere, l'ho detto già più di una volta alle ragazze, è difficile trovarlo, molto molto difficile. Siamo un gruppo molto unito, un gruppo affiatato, un gruppo che più di una volta ha saputo mettere da parte il proprio ego per il bene della squadra. Non è stato un anno semplice per me fuori dal campo perché appunto quest'anno ho perso mio papà
stava male e purtroppo questa situazione del Covid noi ci focalizziamo che possa aver colpito solo chi è stato contagiato, ma intorno a loro ci sono tante persone che magari necessitavano di cure, di visite, di controlli che con lo stop non hanno potuto più fare. Quindi si è scoperta una malattia ormai che era già avanzata, perché appunto non ha avuto possibilità di farsi controllare prima e non ce l'ha fatta. L'ho perso a ottobre, è stata una botta forte, però ho avuto davvero tanta gente intorno che mi ha sostenuto, a partire dalla società, le mie compagne, la coach che mi è stata accanto tantissimo, infatti ne approfitto per ringraziarla. E niente. Vedere mio padre piangere, che inizialmente magari non era d'accordissimo sulla mia scelta, nel senso che aveva paura che magari non riuscissi mai a conquistare il mondiale o comunque passare da una squadra forte a una squadra dove doveva crearsi dal nulla, aveva un po' di paura, no? Quindi inizialmente quando dovevo scegliere mi fa lì, ma tu sei sicura? Cioè guarda che è un passo nel vuoto, nel senso che è una grande scommessa, c'è un mondiale, con la Fiorentina comunque ti giochi un campionato, e quindi inizialmente non era convintissimo. Io gli dissi, pa, io voglio vincere con la Roma, io voglio tornare a casa, è il mio sogno, magari non riuscirò, magari sì, non lo so, però ci voglio provare, è quello che voglio fare. Quindi alla fine poi vedere lui piangere in quel modo per me è stato molto bello. Si aggiudica la finale Coppa Italia Team Vision 2020-2021, la Roma! La fotografia della finale è sicuramente l'inno della Roma che abbiamo cantato dentro lo spogliatoio a fine gara. Quello è un momento che mi ha dato tantissima emozione, molto più di dei momenti in gara o durante i rigori. Quello è stato davvero un momento emozionante.